Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su The Nemesis per il nostro solito appuntamento del venerdì alle 16:30. Anche quest'oggi siamo su questa piattaforma per parlare ovviamente di NFT. Questa volta siamo in diretta con Matteo Mauro, che ora vi apparirà sullo schermo. Ciao Matteo. Ciao Ehm, grazie. diciamo anche al contrario di altri artisti di cui abbiamo parlato, con cui abbiamo parlato negli scorsi appuntamenti, qui parliamo di un artista che ha già il suo trascorso nell'arte tradizionale, ma che da poco ha deciso di entrare nel settore della criptoarte. Quindi, insomma, poi ti farò qualche domanda sul come Assolutamente. sei entrato nel settore. Però prima di arrivare a questo, visto che la piattaforma di The Nemesis permette la pubblicazione, la mostra nella galleria virtuale delle tue opere, partirei proprio con un commento di presentazione delle opere che nel frattempo appunto chi è sull'applicazione sta guardando. Sì, Quindi allora inizierei sì. col dire che abbiamo scelto queste 5 opere che sono le più rappresentative della serie Micromegalic Inscription. Questa serie va a rielaborare dei classici dell'era del barocco e del rococò e li ripropone in questa chiave digitale e contemporanea. Questa è una serie alla quale abbiamo lavorato negli ultimi 6 anni ed è stato, diciamo, il primo nostro lancio nel mercato dell'arte tradizionale. Adesso ovviamente con l'avvento degli NFT in modo così diciamo popolare, abbiamo deciso ovviamente di cogliere l'occasione per finalmente poterla anche commerciare in quanto arte digitale. Se Quindi vuoi, queste 5 opere nascono come arte digitale, ma non come NFT, insomma. assolutamente, cioè soprattutto negli anni 10 del 2000, quando noi abbiamo iniziato a fare l'arte digitale, il nostro problema principale era "O adesso come faccio a commercializzarla?" Quindi studiavamo tutti i metodi di riportare il digitale nell'analogico tramite incisioni su alluminio, CNC, bracci meccanici e varie cose che andavano a trasformare un po' l'opera per renderla commerciabile. Invece adesso quello che stiamo osservando è l'opposto, quasi gli artisti analogici oppure i pittori ad olio stanno provando a riportare in NFT e a digitalizzare l'opera analogica. Infatti questa cosa ci è piaciuta tantissimo e abbiamo scelto un modo di entrare nel mondo dell'NFT molto peculiare, magari di cui ora parliamo se c'è un'altra domanda, se no vado dritto alla Vai, vai, tokenizzazione. vai. Volentieri. Parlaci Ok, pure del vostro ingresso. sì, praticamente avendo noi già un nostro parco collezionisti che colleziona tutte queste opere digitali fisicizzate, abbiamo pensato perché anziché di iniziare direttamente con delle aste che sono alla ricerca di nuovi mercati, nuovi collezionisti, perché non partiamo da tutto quello che invece negli ultimi 10 anni abbiamo trasformato in analogiche e finalmente possiamo certificare digitale NFT. Quindi abbiamo proposto a tutti i nostri centinaia di collezionisti questa possibilità a un prezzo simbolico che va a coprire un pochino, perché considerando che già loro hanno investito migliaia di euro in queste opere, non volevamo sfruttare l'occasione per richiedere altrettanti, ma chi già possiede l'opera fisica può averla digitalizzata a un prezzo simbolico. Questo qua abbiamo già iniziato il processo, anche se in verità è tutto ancora in corso, che durerà un po' di mesi, perché ovviamente bisogna sensibilizzare tutti i collezionisti, spiegare di cosa si tratta e poi ovviamente convincerli che è la scelta giusta. Parallelamente stiamo creando anche dei nuovi NFT super rari, diciamo, che invece hanno queste opere animate e abbiamo deciso di collocarle in 2 piattaforme diverse. Una, quindi la tokenizzazione avverrà tutta in OpenSea, mentre le opere più rare saranno al momento Foundation. Quindi voi avete contattato i vostri collezionisti che già avevano le opere fisiche per sensibilizzarli sull'argomento, cercare di interessarli al mondo degli NFT, tokenizzando le opere loro già in loro possesso, giusto? Esattamente, esattamente. La cosa molto interessante che è avvenuta in questo processo è innanzitutto scoprire che ovviamente i nostri collezionisti già avevano una sensibilità nel digitale, quindi conoscevano le criptovalute, conoscevano gli NFT a certi livelli anche più di noi, tanto che furono loro i primi a dirci
Matteo Mauro Studio, perché anche voi non iniziate a fare questa cosa? E allora noi abbiamo iniziato a studiare, ci siamo sentiti con te, con vari esperti, abbiamo deciso di farla, volendola fare nel migliore dei modi. Ovviamente però molti collezionisti ancora sono un po' scettici oppure non capiscono esattamente di cosa si tratta, quindi ovviamente stiamo facendo delle sessioni dedicate e per questo ci vorrà un po' di tempo. Questo mi piace anche, il tipo di processo che abbiamo scelto, mi piace molto, anche perché va a sfruttare la potenza principale dell'NFT, che non è tanto il potere di mercato che arriva fino al milione o 64 milioni di Beeple, ma è tanto rendere un'opera protetta all'interno di una blockchain, cioè un meccanismo totalmente sicuro che ci affascina più della supervendita, quindi che va a celebrare più quello che è l'NFT reale, piuttosto del fatto che adesso c'è il boom e tutti possono comprarli a prezzi esagerati, ma quello non è l'NFT, quello è il boom del mercato. E come in generale quando si parla dell'arte, la parte che mi interessa di meno è quando iniziamo a fare le aste nelle case d'aste, cioè quello che mi interessa è la potenza dell'opera, la potenza dell'NFT, la potenza di una scultura. Ovviamente non sto dicendo che il mercato è al di fuori della mia carne o della nostra vita da artisti, perché ovviamente tutti siamo affascinati dal mercato, il mercato è la nostra vita, il mercato è quello che mi permette di avere degli assistenti che lavorano con me, di fare cose sempre più particolari e comunque i soldi sono qualcosa che piacciono a tutti, che fanno girare la testa a tutti, quindi direi una cavolata se dico non voglio vendere gli NFT a 1 milione. Certo che voglio farlo, però voglio farlo con un senso. E io vedo nel mondo dell'NFT ancora questo senso che va formato, è qualcosa di nuovo e questo senso artistico si deve formare. Nell'arte tradizionale ovviamente questo senso artistico già esiste e viene giudicato da istituzioni che in un certo senso giudicano da arte il senso artistico e lo sanno fare, facendo anche tantissimi errori ovviamente, però lo sanno fare. L'NFT è un campo libero ed è bellissimo, ma in un certo senso crea anche ovviamente delle difficoltà, essendo libero, che non è tanto tutti hanno la possibilità di fare arte, perché ormai veramente con Instagram tutti hanno la possibilità di vendere stampe, quadri e qualsiasi cosa, ma piuttosto tutto sta diventando io sono più bravo se supero la tua quotazione. E questo è un processo molto pericoloso quando si parla di arte. E su questo noi siamo un po' critici. Adesso ripeto, siamo critici, stimiamo tantissimo chi fa i record. CryptoPunk, secondo me, ad esempio, è un progetto che al di là di essere un progetto che vende più di qualsiasi altra cosa nel mondo NFT, è un progetto artistico stupendo. Nel senso può esistere solo grazie a questa tecnologia e questo lo rende unico. Cioè, ok, uno lo poteva fare con il vecchio modo, ma già il fatto che quando vende cambia colore e poi lì ci sono questi numeri fatti tramite un algoritmo che danno tutti questi personaggini diversi, cioè una roba del genere per me è geniale e questo rimarrà alla storia. Le cose di Beeple rimarranno la storia. Ovviamente i collezionisti che hanno comprato Beeple, magari ora subito dopo ho visto un'intervista, si era comprato un Picasso, ecco, ovviamente noi essendo nel mondo dell'arte da tantissimo tempo sappiamo che questo è un grandissimo investitore, ma non è un grande conoscitore di arte. Non perché Beeple non sia un genio, lui lo è, ma quando uno compra un Beeple e un Picasso è una persona che sta gestendo un'azienda, perché un vero collezionista non va a comprare un Picasso, il Picasso lo compra un ignorante magari anche intelligentissimo, però un ignorante nell'argomento che non sa cosa comprare, però sa che quel nome di vende. tutto, diciamo, in quel Sì, senso stai e dicendo. soprattutto compra qualcosa che è già marchiato come di valore, un po' perché tutti piace apparire, un po' perché ci piace l'investimento giusto, però ovviamente c'è ancora molta ignoranza per quanto riguarda il settore più artistico della faccenda. Quindi Ma è credi giusto appunto che ci sia così. ancora spazio di miglioramento nel mondo Certo, e degli questa è una NFT? cosa bellissima e non sto dicendo che lo faremo noi, ma lo faremo tutti insieme come comunità e in generale tutti gli artisti capiranno una volta, insomma io sono anche felicissimo che finalmente nella storia dell'arte l'artista digitale non deve più porsi il problema di dire io sono un artista ed è finalmente libero di vendere le sue opere nel suo formato e questa per me è la cosa più bella della storia dell'arte negli ultimi 20 anni, che c'è stata molta staticità. Negli ultimi 20 anni è successo che un artista digitale non deve più fare il grafico, non deve più montare i video per qualcuno, non deve più lavorare per la Nike, può fare l'artista e vendere le sue opere. E questo per me è qualcosa di bellissimo. Ovviamente, come ogni cosa,
ha bisogno di un po' di tempo di maturazione, ma i collezionisti diventeranno più maturi, noi come artisti diventeremo più maturi e ovviamente ci saranno contaminazioni come stiamo vedendo col mercato reale, ad esempio, ovviamente dove ci sono anche i soldi arrivano gallerie, musei, perché quelli sono aziende, i musei, le gallerie, le case d'arte sono tutte aziende e ci saranno ora i critici degli NFT, come ovviamente anche una persona come te che è un'esperta, ormai ha una conoscenza del settore NFT che poi stai praticamente diventando una critica d'arte del settore, perché io mi accorgo che nel tuo Instagram sai giudicare un progetto valido da uno non valido con la tua delicatezza e comunque mi scuso se a volte non sono delicato. In realtà stimo tutte le persone che sono in questo mondo e quando dico anche ignoranza non dico è una cosa negativa, è qualcosa che io stesso devo studiare e tutti quanti dobbiamo studiare insieme. Cominciano ad arrivare delle domande, infatti ricordo che su The Nemesis, se andate in basso a destra c'è la chat, quindi potete porre delle domande a Matteo che io ora poi leggerò. La prima domanda che arriva è: come mai usi sempre un effetto di grandangolo? Ok, allora questa è una domanda particolare. Cioè, forse Abbiamo delle persone comunque che sono particolarmente interessate di solito alle tecniche, ai programmi Ok, utilizzati, quindi fantastico. Allora, tutto è iniziato così. Io penso questa persona per dire sempre vuol dire che ci avrà visto altre volte, o forse ci ha studiato prima di questa volta, anche perché noi abbiamo deciso di non fare live negli ultimi 2 anni, un po' per vari motivi, e questo forse è il mio primo grande, live anche. grande esclusiva per The Nemesis. Assolutamente, assolutamente. Solo tu potevi convincermi. E che cosa? Tra l'altro questo è il nostro primo live in italiano, perché noi essendo sempre cresciuti e lavorato all'estero abbiamo sempre fatto live in inglese e mi sento scioltissimo in questo format, quindi questo mi piace molto. Ho visto che Allora, stai parlando a ruota libera, non servo neanche sì. io, guarda. È un'occasione mai avuta questo esprimersi nella propria lingua. Allora, il motivo del grandangolo è semplice, un po' perché io non voglio essere il centro. Noi siamo uno studio, un'entità, non sono Matteo Mauro, qua stiamo parlando col Matteo Mauro Studio. Ovviamente non potevamo metterci tutti qui, se no diventava una festa, però voglio dare quest'idea che io sono un puntino in questo grande spazio, che poi questo è solo la parte ufficio, e voglio dare più attenzione magari a delle opere che ci circondano e che ci hanno assistito in questi anni, fatti a poco ovviamente, piuttosto che la mia immagine, insomma, in primo piano, che comunque, insomma, ognuno fa la propria scelta, non che mi dispiace, però preferisco in questo momento dare la visione dell'insieme, ma non del personaggio io, Matteo Mauro. Poi ci chiedono a cosa ti ispiri per i tuoi quadri. Allora, durante questa mostra sul Nemesis, quelle opere che un po' appaiono in passato sono delle opere dell'epoca tardo rococò, quindi 1760, di un artista francese, Boucher, che è uno degli artisti preferiti a cui noi ci ispiriamo perché ha dei colori fantastici e noi in generale, siccome abbiamo scelto nella nostra pratica di partire da un percorso di ricerca artistica che già è stato iniziato nell'arte classica, il nostro obiettivo è quello di riproporlo, rilavorarlo, continuare quella ricerca piuttosto che iniziare una ricerca da zero, andiamo ad attingere sempre a quelli che sono gli stili che io reputo più eccezionali, cioè il tardo rococò oppure il barocco, cioè stili del classico, però un classico molto avanzato, molto moderno in un certo senso. Infatti il rococò si definisce nella storia dell'arte lo stile più moderno che ha dato anche il via all'arte prodotta in massima tramite le stampe. Quello è un periodo in cui per prima la stampa si diffuse e un po' mi faceva pensare anche alla mia arte digitale, all'inizio venduta come stampa, quindi in un certo senso era la continuazione. È la prima volta nella storia dove l'arte diventava quasi un oggetto di massa, poi ovviamente con la pop art questo è esploso, adesso con gli NFT ancora di più digitale, fisico, insomma, non si capisce più nulla e questo ci piace molto. E invece io ti volevo chiedere se hai già pianificato i drop per il futuro, giusto per dare qualche dettaglio in più. Hai detto che li metterai in vendita su Foundation e sono anche quelli che i nostri spettatori stanno vedendo su The Nemesis, giusto? Sì, alcuni di loro sì. Allora, come dicevo, su Nemesis abbiamo Baroque che è sull'angolo sinistro della galleria guardando verso l'esterno. Quella lì è un'opera che abbiamo deciso proprio di regalare. Poi abbiamo deciso che il primo NFT doveva essere un award, un premio a tutti i collezionisti che lo richiedevano. E quindi in totale poi sarà comunque sempre un 20% delle persone che lo vorranno, ancora siamo nel processo di distribuzione ed è Baroque. Per il resto
Abbiamo un'opera che è Water, che essendo un'opera già collezionata da un'altra persona abbiamo deciso di non proporle successivamente perché vogliamo dare delle esclusive per i token su Foundation, mentre le opere già collezionate vogliamo rispettare il fatto che dei collezionisti già le hanno, quindi se le vogliono tokenizzare loro bene, ma non saranno animate, saranno esattamente come quelle che loro hanno a casa. Le altre invece che iniziano a muoversi dove appare il classico, quelli saranno alcuni dei primi drop, e il più grande drop sarà Is This Feeling Even Real, che è quell'iscrizione fumosa in colore rosa, che è al centro della galleria. E quella appunto su Foundation, Su immagino Foundation, così sì. nelle prossime Sì, settimane. prossima settimana, quella successiva o quella ancora dopo. Ottimo. E nel frattempo ci arrivano 3 domande e ci dicono con quale materiale preferisci lavorare? Allora, in generale è tutta una questione di periodi e anche di idea. In base all'idea noi scegliamo poi il materiale, l'idea può nascere come un pensiero, può nascere come un testo scritto oppure già un modello 3D. Però in questo momento qua abbiamo dell'alluminio, c'è del bronzo, dietro ci sono dei quadri ad olio, quindi cambiamo molto spesso, però abbiamo vari settori dello studio specializzati. Abbiamo il settore pittura, il settore modellazione 3D, il settore alta generativa, quindi in base a quello devo dire che in questo momento sto lavorando molto con i marmi, però da quando è successa questa cosa degli NFT in cui ho deciso di entrare proprio a full power, ovviamente siamo ripassati tutti nel digital, nuove machine, nuovi computer, nuovi schermi, stiamo facendo delle cose nuove ovviamente. Ma perché ci eccita la cosa? È perché vorremmo fare qualcosa che abbia un senso, cioè non solo un NFT che venda, che potenzialmente già potremmo propinare a chi ci supporta da anni, ma vogliamo fare qualcosa che abbia un senso proprio a livello artistico. Quindi anche questa virtual reality di cui parlavamo, di cui magari ancora non vorrei parlare troppo, magari in futuro ne diremo di più, però questi spazi virtuali che verranno venduti come NFT e come opera fisica, ma magari alla prossima interview ne parliamo meglio. Ci vuole qualche spiegazione. Eh, Ovviamente lo abbiamo accennato prima, tu non vieni dall'arte degli NFT, appunto hai già una carriera alle spalle, e quindi ci stanno chiedendo di parlare appunto della tua carriera, diciamo, più tradizionale e di parlarci magari anche delle esposizioni, delle mostre che fisicamente hai fatto in passato. Così è giusto Assolutamente. secondo me anche capire, no, il background di un artista e capire Assolutamente, il livello di assolutamente, sì, carriera, sì. no, che hai. Sì, allora io magari posso fare qualche nome, poi consiglio di andare nel nostro sito dove comunque ci sono, non so, quella cinquantina di mostre più importanti che abbiamo fatto, sia in musei che gallerie. Però abbiamo esibito in molte parti del mondo, Museo di Pechino, Royal Academy of Arts in Inghilterra, Museo Marte in Italia, Museo della Fabbrica in Italia, abbiamo esibito a Barcellona, al MEAM, abbiamo opere in collezioni private del Max, insomma veramente molto, cose di cui siamo molto fieri e devo dire grazie tutti a questo progetto digitale che c'è anche un libro di questo progetto, si chiama Micromegalic Inscription, A Rococo Story of Contemporary Engravings. È una storia rococo di iscrizioni contemporanee che è anche disponibile su Amazon e pubblicato dalle Pensée. Cioè praticamente questo nostro processo dall'arte classica all'arte digitale che poi diventava iscrizione su alluminio è stato qualcosa che ci ha contraddistinto e ci ha dato tantissimi successi e awards che adesso non so neanche se elencarle uno, però nel sito ci sono tutti in generale, quindi si possono trovare. E posso raccontare una piccola curiosità a proposito? Forse un 3-4 anni fa, quando ovviamente le opere digitali che noi già mettiamo sul web nei nostri siti e uno le vuole mettere a una definizione decente, le riproduciamo e sono riproducibili in un certo senso facilmente rispetto a una scultura fatta a mano, un'opera, noi abbiamo sempre avuto il problema della contraffazione. Quindi anni fa studiammo codici a barre, seriali stampati dietro, QR code, tutti collegati alle opere. E un mio amico, tale Mirko Torrisi, che è un informatico abbastanza noto, mi consigliò, ma perché non inizia a tokenizzare nella blockchain Ethereum, così sono in un certo senso sicuri al 100% e al collezionista dai queste due informazioni. E fu proprio così che noi la prima volta parlammo di NFT, proprio, ora non so, ma 3 anni fa almeno, di questa cosa. Quindi sì, c'è questa curiosità. Beh sì, perché comunque gli NFT ne parliamo molto ora nel 2021, ma è un fenomeno nato nel Esatto, 2017, quindi esatto. assolutamente
Mhm. È probabilissimo, insomma, che tu ne parlassi anche 3 anni fa di questa Sì, lui poi è un tecnologia. luminario, sempre avanti in queste cose, quindi ovviamente, vabbè, ora non voglio andare in queste cose particolari, ma lui era quello che magari mi fece vedere il primo smartphone, tutti ovviamente non capivano perché lui aveva questo cellulare e poi adesso lo abbiamo tutti, quindi Mirko Torrisi comunque un grandissimo luminario. E invece ci chiedono che tipo di formazione artistica hai? Allora, ad essere sincero, io ho studiato ho fatto un bachelor in una scuola d'arte e architettura in Inghilterra, infatti io ho vissuto 10 anni in Inghilterra, e poi ho fatto un master in scultura architettonica, quindi modellazione di, non so se conoscete o conosci architetti come Zaha Hadid, sicuramente qualcuno nell'audience li conoscerà, quindi queste architetture molto parametriche, futuristiche, che venivano programmate praticamente con algoritmi e software, Grasshopper, ZBrush, Maya e questi software. E quindi questa è stata la mia formazione. Dopodiché ho lavorato per un designer importante che si chiama Ron Arad, e dopo un paio di mesi comunque il progetto Micromegalic Inscription ormai stava partendo fortissimo su Instagram e agli altri social media, tanto che ho pensato io adesso lascio tutto e inizio a dedicarmi al mio sogno. Quindi è stato così e poi da lì fortunatamente sì, sì, siamo contenti. Ci chiedono se hai mai lavorato con il ghiaccio. Ora incominciano le domande più assurde Ok. dal pubblico. Ok, non ancora, però stiamo lavorando col fuoco e col magma. Siccome in questi mesi siamo stati un po' in Sicilia, dove io sono nato, e ci sono state delle eruzioni molto forti, ho collezionato del magma proprio freschissimo che è piovuto dal cielo e da quello stiamo creando delle sculture. Il processo opposto è buttare il bronzo all'interno del ghiaccio e creare delle sculture bellissime, ma siccome ci sono già molti artisti che lo fanno, non ci sembra abbastanza unico da replicare. Mentre il magma per me è qualcosa di quasi di autobiografico. E cosa ne pensi dei mondi virtuali e delle gallerie virtuali? Ora, non puoi dire cose Allora, brutte perché ci siamo dentro, quindi ovviamente. assolutamente, assolutamente. Allora, quando io oggi ho visto quelle persone aspettare ballando su The Nemesis, ero felice. Mi è piaciuta molto questa cosa. Mi chiedo se queste sono le stesse persone che io incontro quando faccio i miei tour alle fiere d'arte, nei musei. Spero di sì, ma forse lo diventeranno. Questa cosa degli NFT sta portando molta gente proprio a contatto con realtà e sono sicuro che quando questo nightmare finirà, queste stesse persone vorranno adesso andare a vedere le cose nei musei, che inizieranno ad avere opere digitali sicuramente, e proposte, vabbè, queste magari già le hanno, però proposte proprio come sotto forma di schermi NFT, magari o roba del genere. Vabbè, allora io sono sincero, secondo me l'esperienza, perlomeno per come sono fatto io, non avendo neanche un passato da gamer o qualcosa del genere, nonostante sono affascinato da queste cose, tutti i miei assistenti lo sono, pure infatti erano contentissimi di questa cosa. E l'emozione che provo di fronte a un'opera reale è diversa. E questo per questo ovviamente continuerò a fare e le vorrei sempre di più congiungere con questo percorso NFT. Nonostante tutto, le idee per me valgono tutti. Cioè, come ti dicevo, l'idea del CryptoPunk, come mille altre idee nel mondo NFT, mi emozionano tanto quanto. Ma perché è un'idea che ha senso solo in quel formato. Quindi mi emoziona molto. Musei digitali penso siano stati la salvezza durante questa pandemia, la salvezza per gli artisti, la salvezza per gli appassionati e per i collezionisti che comunque ormai sono da un anno e mezzo che fanno fiere e comprano opere diciamo a milioni o centinaia di milioni di euro tramite gallerie virtuali. Quindi penso sia una bella cosa, però io vedo la convivenza tra le due cose, cioè io non credo in un mondo che diventerà noi con gli smartphone o con i visori, io penso che il mondo è bello perché è vario, perché esistono le montagne, perché esistono i laghi, perché esiste lo smartphone, perché lo smartphone pure è una figata, e perché esiste l'arte fisica ma anche l'arte virtuale. Ecco, in sovraimpressione vediamo matteomauro.com, visto che l'avevi citato prima, così la gente può trovare tutte le informazioni sulle tue Certo. mostre, i tuoi lavori. Quindi diciamo che aspettiamo tutti con ansia i tuoi drop su Foundation, sicuramente Grazie, ci sarà modo di parlarne anche su Cryptonomist. grazie. Quindi io ti ringrazio, non so se vuoi Grazie a aggiungere voi. qualcosa in chiusura. Penso di aver detto tanto, forse anche troppo, insomma volevo ringraziare un pochino tutti che magari è un mondo anche Vai, nuovo, incomincio che con non mi tutti i conosco. ringraziamenti. Sì, comunque ringrazio te prima di tutto e poi Nemesis, Cryptonomist e tutte queste persone che sono nella galleria virtuale.
Ok, ti ringrazio Matteo, in Grazie. bocca al lupo per tutto e buona Grazie. giornata. Ciao Grazie. a tutti, a venerdì Ciao a prossimo. Ciao tutti. ciao.